Prendi le canzoni di quel vecchio CD e copiale su una chiavetta USB. Ciao a tutti e benvenuti nel canale video tutorial di nicchia per chi abbia ancora dei CD audio che non può più usare perché i lettori CD audio praticamente sono scomparsi. Se uno per esempio aveva una auto vecchia, c'aveva anche il lettore CD, inseriva il disco e ascoltava le canzoni mentre guidava. Adesso non ci sono più i lettori CD, ma c'è la porta USB per le chiavette. Quindi che cosa voglio mostrare con questo video tutorial? Come si fa a copiare un CD audio in una chiavetta, cioè le canzoni di un CD audio in una chiavetta. Ora, se il CD non è audio ma è un CD DAT, cioè un CD con canzoni MP3, per spostare queste canzoni in una chiavetta è semplicissimo, si inserisce il CD nel masterizzatore, si inserisce la chiavetta in una porta del computer, si spostano i file dal unità del masterizzatore fino all'unità della chiavetta e si fa il copia e incolla, non c'è problema. Ma con il CD audio non si può fare perché questo sistema non funziona. Vediamo come procedere utilizzando questo strumento gratuito che si chiama Barney Studio Free. Per poterlo utilizzare bisogna registrarsi gratuitamente. Uno va su registrati qui in alto e accede con un indirizzo email e una password. Dopo aver effettuato l'accesso si può scaricare questo programma che si chiama Barney Studio Free e la licenza ci verrà automaticamente data gratuitamente e verrà aggiunta nel nostro account a Shampoo. Andiamo su download, scarichiamo il programma, ecco qua, vedete sta scaricando e adesso guardiamo tutti i passaggi che bisogna fare per poter trasferire le canzoni da un CD audio a una chiavetta USB. Si fa un doppio clic sul file exe che abbiamo scaricato. Sono dimenticato di dirvi che a Shampoo funziona soltanto su Windows e non funziona su Mac e Linux. Doppio clic e si installa a Shampoo Barney Studio Free gratuitamente. Ha solo un pochetto di pubblicità, ma poca roba. Qui si va su accetto e procedi. Qui si sceglie la cartella di destinazione. Scegliamo pure la cartella C perché tanto è piuttosto leggero. Si va su avanti e adesso ci sarà l'installazione. Naturalmente questo programma non può essere utilizzato soltanto per copiare i CD audio in una chiavetta, ma può essere utilizzato per masterizzare CD e DVD audio e anche video ovviamente. Può essere utilizzato anche per formattare dei CD e dei DVD riscrivibili per esempio, ma per un sacco di altre cose. Adesso attendiamo la fine dell'installazione e alla fine dell'installazione bisognerà attivare la licenza semplicemente incollando l'indirizzo email e la password che abbiamo utilizzato per creare il nostro account su Shampoo. Si lascia la spunta qua avvia Shampoo Barney Studio Free, si va su fine, posso scegliere aspetto, light oppure scuro, scegliamo scuro, si va su ok. Ecco qua, qui bisogna inserire l'indirizzo email, quello che avete utilizzato naturalmente per registrarvi a Shampoo. Si va su avanti e qui si incolla la password a Shampoo, quella che avete usato per creare l'account su Shampoo. Si va su attiva, attivazione riuscita, quindi non occorre neppure copiare la licenza, basta inserire il nostro indirizzo email e la password. Questo lo chiudiamo e questo è a Shampoo Barney Studio Free e adesso vediamo come trasferire le canzoni di un CD audio in una chiavetta USB. Dopo che avete installato a Shampoo Barney Studio verrà aggiunta anche questa icona a Shampoo Deals che non serve a niente, quindi si può eliminare. Se ci si va sopra un doppio clic si apre una pagina pubblicitaria dei prodotti a Shampoo, ci si clicca sopra con il tasto del mouse e si va su elimina e verrà eliminata questa icona che non serve assolutamente a nulla. Per rendere le cose più chiare ho inserito un CD audio nel masterizzatore, questo vedete, e una chiavetta USB vuota, questa. Se io provo a trasferire i file dal CD audio alla chiavetta non succede nulla. Faccio vedere i file che sono dentro il CD, posso andare su apri per esempio, ecco qua, questi sono i file, queste sono tutte le tracce, vedete, traccia 1, traccia 2, ci sono soltanto 5 tracce, io li posso riprodurre singolarmente con un doppio clic, si apriranno con
Windows Media Player, credo. Questa è la prima traccia. Posso passare alla seconda, terza, poi ci sarà la quarta. Però se io provo a trasferire queste tracce direttamente con il copia e incolla nella chiavetta USB, cosa succede? Non succede niente, perché per esempio clicco sulla prima, poi sull'ultima, trasferisco qua nell'unità USB, vengono copiate, ma se io poi faccio sopra un doppio clic non succede nulla. Perché? Perché non è supportato e quindi non ha senso. E quindi allora eliminiamo queste tracce che non servono a nulla, le seleziono tutto, vado su Cancel. Per sicurezza sarebbe bene formattare la chiavetta USB in cui si inseriscono le nuove canzoni. Insomma, non è necessario, ma se lo volete fare, tasto del mouse sulla chiavetta USB, si va su Formatta, sceglie da solo il file system migliore per la formattazione, in questo caso essendo una chiavetta da 117 GB ha scelto exFAT, si lascia la spunta formattazione veloce, si va su Avvia e verrà formattata la chiavetta e cancellato tutto il suo contenuto. Quindi si va su Chiudi, poi naturalmente si può anche riaprire, però adesso sarà completamente vuota. Ora, come si fa a trasferire queste canzoni in CD audio in una chiavetta USB? Bisogna usare il software che vi ho mostrato, che si chiama appunto Shampoo Pan Studio Free. Ovviamente si può usare anche software a pagamento, ma noi abbiamo scaricato quello apposta perché è gratis. Quindi si apre, delle volte fa vedere una pubblicità qua, però si chiude, non c'è problema. Quindi si va su Audio più musica, vedete c'è l'opzione Ripping da CD audio. Ripping significa proprio estrarre da CD audio. Quindi io vado su Ripping da CD audio, ecco qua, adesso rileverà il CD audio presente nel masterizzatore. Se non ci fosse, naturalmente mi direbbe di inserirlo. Vedete, è ok, il CD-ROM è ok, quindi vado su Avanti. Qui vengono mostrate le tracce che sono nel CD, che sono solo 5, vedete? Vedete, qui c'è il nome dell'artista, il nome dell'album, ha preso il primo naturalmente, l'anno. Qui praticamente creerà delle cartelle, una cartella di quest'artista, una sottocartella con l'album di quest'artista. Chiaramente in questo caso è bene magari eliminare tutto qui, non so se sarà possibile farlo, vediamo, qui anche genere, vediamo se sarà possibile farlo in modo da non avere nessun dato. Magari forse qualcuno ce lo metterà, perché se lasciamo dei dati qua creerà delle cartelle, delle sottocartelle. E adesso probabilmente non creerà nessuna sottocartella e manderà tutte le canzoni nella chiavetta. Qui su sfoglia abbiamo selezionato la chiavetta, chiaramente questa qua, la cartella di destinazione. Parametri percorso, nome album lo eliminiamo, nome artista lo eliminiamo, lasciamo soltanto il numero traccia. Qui in alto si sceglie il formato delle canzoni rippate tra MP3, WMA e Wave, andiamo su Ripping e adesso ci sarà l'estrazione di queste canzoni dal CD audio. Naturalmente io ho cercato di eliminarlo, ma se avete la possibilità di rippare contemporaneamente diversi CD audio è bene lasciare anche il nome dell'artista, il nome dell'album, il nome dell'anno, tipo di genere, proprio per organizzare meglio in una chiavetta tutti i brani che avete appunto rippato, che avete estratto. Il ripping è stato completato correttamente, possiamo andare su Esci e adesso possiamo aprire Esplora File. E se noi andiamo nella chiavetta, la chiavetta era questa, USB-E, vedete ci sono le canzoni e basta, senza cartelle. Se noi avessimo lasciato il nome dell'artista, il nome dell'album, allora chiaramente sarebbe stato diverso. Quindi adesso vedete addirittura c'è anche il nome delle canzoni, possiamo riprodurre direttamente con un doppio clic, perché come vedete sono in MP3, quindi vengono riprodotte con VLC Media Player, doppio clic. E anche questa viene prodotta con VLC. Chiaramente possiamo riprodurla anche con altri programmi e naturalmente possiamo andare sul masterizzatore e espellere il disco. Si va su Espelli e si espelle il disco. A questo punto non ci interessa più e quindi noi abbiamo nella nostra chiavetta tutte le canzoni che prima erano nel CD. Ovviamente il CD rimane intatto, nel senso che le canzoni rimangono anche nel CD, soltanto noi abbiamo rippato le canzoni e le abbiamo trasferite nella nostra chiavetta USB. Potevamo anche organizzare tutte con nome artista, nome album, come avete visto c'è la possibilità di fare anche quello, ma questo è utile farlo solo se
vogliamo rippare più CD audio di diversi artisti e metterli tutti nella stessa chiavetta USB. E questo è tutto, alla prossima volta.